Questo tutorial, creato con la versione inglese di AutoCAD 2018, si pone come obiettivo quello di fornire informazioni di base su come eseguire correttamente un rendering, partendo dall'inserimento delle luci nella scena oggetto del progetto, per passare ai materiali, alla loro corretta mappatura e arrivare infine alla fase di studio del rendering vero e proprio. Per poter analizzare le varie fasi occorre lavorare su un file che contenga dei solidi precedentemente modellati. A questo specifico scopo ho predisposto un file di disegno contenente un semplice e schematico progetto di arredo per una parete espositiva. Tale modello, pur essendo molto semplice nelle sue parti costitutive, contiene però sufficienti informazioni per poter sperimentare i vari comandi finalizzati a ottenere il rendering di una scena. Ricordo a tutti che il menu di AutoCAD a cui si fa riferimento nel video tutorial è un menu di derivazione classica personalizzato appositamente per la modellazione tridimensionale. Se si vuole adottare tale menu, le istruzioni per poterlo fare sono contenute nel tutorial 01 del mio canale, assieme al link condiviso inserito nella descrizione del tutorial stesso. La parete espositiva è stata disegnata utilizzando le unità di misura lineari settate in centimetri. Gli oggetti che compaiono nella scena sono una semplice parete verticale, con forma ad L, alcuni mobili e mobiletti, pensili, mensole e ripiani diversamente posizionati, una TV a parete con schermo curvo, 2 altoparlanti e un vaso come accessorio. Tengo a precisare che non occorre essere in possesso di questo file specifico per poter eseguire il rendering e seguire il tutorial. Basta procurarsi un file analogo o con caratteristiche similari a questo. Iniziamo le operazioni predisponendo il file con alcune operazioni preliminari. La prima consiste nel sincerarsi di aver settato alcune variabili di sistema importanti per la buona riuscita dell'immagine che si vuole realizzare. La prima variabile di cui occuparci viene chiamata DispSil, Display Silhouette. È una variabile che gestisce la visualizzazione degli spigoli degli oggetti solidi e delle superfici nelle visualizzazioni a fil di ferro. Vediamo come settarla. Scriviamo DispSil sulla barra dei comandi, diamo invio e la settiamo sul valore 1. La seconda variabile si chiama IsoLines e riguarda il numero delle linee visualizzate sulle facce curve dei solidi e nelle superfici curve. IsoLines in genere viene settata sul valore 32 o 64. Con tali valori si ottengono già buoni risultati per una corretta visualizzazione degli oggetti nella scena. IsoLines, invio, 64, invio. La terza variabile si chiama FaceTrace e gestisce la morbidezza degli oggetti curvi renderizzati o ombreggiati, delle ombre e degli oggetti con le linee nascoste e rimosse. FaceTrace in genere è bene settarla sul valore 8. FaceTrace, invio, 8, invio. La quarta variabile riguarda le luci, si chiama Light Glyph Display e controlla la visualizzazione dei simboli delle luci da inserire per illuminare la nostra scena. Light Glyph Display va settata sul valore 1. La quinta variabile è chiamata Lighting Units. Riguarda il tipo di unità che si vuole utilizzare per la misura dei parametri di illuminazione. Per settare tale variabile sugli standard europei di illuminazione occorre inserire il valore 2. Occorre ricordare inoltre che se questa variabile rimane fissata sul valore 0, non si potranno inserire luci fotometriche nella scena, con inevitabile danno riguardo al risultato ottimale che ci siamo proposti di raggiungere. Settiamo quindi tale variabile, Lighting Units, sul valore 2. La sesta e ultima variabile si chiama Default Lighting e va settata sempre sul valore 0. Tale variabile controlla la luce di default ambientale. Settiamo quindi la variabile Default Lighting sul valore 0. Ecco fatto. A questo punto tutto è pronto per partire con la preparazione del rendering vero e proprio.
cominciando quindi dalla scelta di una vista prospettica da cui osservare la scena e proseguire con l'inserimento delle luci fotometriche appropriate. Per poter scegliere una vista prospettica appropriata occorre fare in questo modo: richiamo il comando orbita attorno a un asse e utilizzando il tasto sinistro del mouse, il bottone centrale e il tasto destro per poter scegliere prospettiva, cerco di fare in modo di ottenere una prospettiva che sia soddisfacente e in cui sia visibile tutta la mia scena. La successiva è quella di memorizzare tale vista precedentemente predisposta con il comando named views. Questo. Per fare questa operazione io andrò a scegliere il bottone new, scelgo un nome, io scrivo semplicemente questa, lascio invariate le opzioni che si possono scegliere, do ok, applico ok. Dopo aver memorizzato la vista prospettica, selezioniamo dalla toolbar laterale, con le viste ortogonali presettate, la vista frontale. Contemporaneamente seleziono il comando wireframe dagli ombreggiatori, in modo tale da ottenere una visualizzazione a fil di ferro, questo, che è più adatta a essere utilizzata per l'inserimento di oggetti. Richiamiamo adesso il comando Spotlight della toolbar luci, questa, per posizionare un faretto nella scena direzionabile. Posizioniamo qua. Do il via. Copio poi tale faretto lateralmente a se stesso a distanza di 100 cm, a 200 cm, a 300 cm e a 400 cm. Seleziono adesso le luci appena create, richiamo il comando Light List, seleziono in questa finestra, aiutandomi con il tasto maiuscolo della tastiera, tutte le luci, tasto destro del mouse, proprietà, e vado ad analizzare i dati contenuti in questa finestra. Vado quindi a inserire in Hotspot Angle il valore di 50, il valore di Fall Off il valore di 70 e andrò a inserire delle luci di 15.000 candele. Clicco ora sul colore della lampadina, questo tasto qui, vado a scegliere Kelvin Colors e imposto il valore di 5500. Ok? A questo punto dovrò verificare la posizione degli spot in pianta, in questo modo. Vado in pianta, come vedete le luci sono fuori dalla zona in cui devono essere inseriti, le seleziono, utilizzando il comando sposta, le sposterò più o meno qua. Richiamo adesso la vista prospettica precedentemente memorizzata, questa, doppio clic, applica. Per verificare lo stato delle luci appena immesse eseguiamo un rendering di prova, quindi chiamo il comando render, qui lascio finestra, 800x600 va bene, in questo caso media va bene, tanto non ho ancora molto tempo, faccio un render e vedete che si sta formando un'immagine. Siccome l'immagine sembra essere abbastanza nitida, proseguiamo senza modificare i settaggi delle luci. Arrivati a questo punto possiamo cominciare ad inserire i materiali associandoli ai solidi presenti. Per fare ciò occorre richiamare il comando Material Browser, posizionato nella toolbar in alto, ed effettuare quindi alcune modifiche di visualizzazione al pannello che andiamo ad aprire. Le modifiche riguardano la visualizzazione di queste iconcine qua. Cliccando su questo flag vado a scegliere 64x64 in modo tale che i campioni dei materiali della libreria mi appaiono un po' più in grande. Sviluppo ora l'albero della libreria,
vedete Autodesk, e qui compare un elenco di materiali in cui in ogni categoria posso trovare una serie di campioni qui sulla destra. Per inserire un materiale nella scena, le operazioni da compiere sono queste: seleziono un oggetto della scena, ad esempio questo sportello, scelgo un tipo di legno, per esempio questo è un legno antiroba, tasto destro del mouse, assegna a selezione, invio. Posso ora verificare l'effetto di questa immissione facendo un render di prova. Vediamo le modifiche. Come possiamo vedere, il pannello che è stato selezionato adesso gli è stato associato il materiale antiroba. Chiudo la finestra, chiudo l'altra finestra e anche questa. Continuiamo ora ad associare qualche altro materiale nella scena, quindi comando Material Browser, selezioniamo alcuni pannelli, questo qua frontale, questa la posso spostare, seleziono le mensole, questa qui, i due sportellini frontali, e andando sul materiale antiroba, tasto destro, assegna selezione. Seleziono adesso altri elementi che appartengono alla scena, questo qui, queste due mensoline, questo ripiano, questo mobile. Deseleziono la parete che è venuta selezionata, questi ripiani, questo mobile, anche questo tavolo, questo qua. Attribuisco un altro materiale, ad esempio questo qui, assegna, e vado ad eseguire un rendering di prova. Come potete vedere, mancano alcuni pannelli, questi tre qui, questi qua in basso e questi davanti. Vado ad inserire adesso nella scena il legno che avevo utilizzato prima. Seleziono quindi i pannelli frontali, questo qui no, questi due qui, e inserisco il materiale. Chiudo, faccio un rendering di prova e analizziamo. Come possiamo vedere, manca ancora un pannellino e in questo sportello andremo a inserire un materiale diverso, tanto per dare un tocco di estro. Chiudiamo la finestra di rendering, apriamo Material Browser, sposto la finestra, vado a cercare nella plastica un elemento di questo tipo, per esempio questo qui, seleziono lo sportellino mancante, tasto destro, assegna selezione, facciamo un rendering di prova e vediamo come è venuto. In questo caso, come vedete, dobbiamo fare alcune modifiche al materiale. Chiudo la finestra e vado a fare doppio clic sul materiale appena immesso. Le modifiche sono queste: dobbiamo spuntare questa riga Finish Bumps, che dà quell'effetto brillantato che non ci piace, e andare a selezionare nella finitura della superficie Polished. Chiudiamo, rendering di prova e vediamo le modifiche. Ok, sembra che possa andare bene.
Aggiungiamo lo stesso materiale a questa mascherina che ci siamo dimenticati. Tasto destro, assegna selezione, rendering di prova. Chiudo la finestra dei rendering e proseguiamo a inserire i materiali per gli altri oggetti. Continuiamo ora con l'assegnazione dei materiali aggiungendo uno sportello come l'ultimo che abbiamo appena creato. Material Browser, aggiungo alla selezione, fatto. La parete la tratterò con questo materiale, assegna selezione, e poi in ultimo le due casse per gli altoparlanti le possiamo fare sempre in legno, chiaro, assegna selezione. Ora non ci rimane altro che selezionare un materiale per i due piedistalli. Andiamo a cercare un materiale metallico. Ecco, acciaio. Proviamo un acciaio tipo questo. Assegna le selezioni. Ci rimane diciamo, il tessuto per gli altoparlanti, a cui posso associare ad esempio questo materiale scuro. Faccio un rendering di prova e come si può notare dall'immagine che si sta formando mancano il pavimento, la TV e un vaso in vetro. Per quanto riguarda il pavimento posso scongelare il layer su cui era stato disegnato. Colgo l'occasione per mostrare che questo pavimento era stato creato utilizzando questo comando di AutoCAD, la Planar Surface. Richiamiamo la vista precedente col comando View, doppio clic su questa, faccio un Update Layers perché avevo scongelato il layer del pavimento, applico e ok. Seleziono ora il pavimento e vado a cercare un materiale in flooring, legno, potrebbe andare bene, American Cherry. Faccio un rendering di prova. Ecco. Vedo subito, mentre si sta formando il rendering, che occorrerebbe secondo me abbassare la linea dell'orizzonte. Lo faccio subito prima di dimenticarmi. Per questo chiamo il comando orbita, abbasso appena l'orizzonte e con il comando View Manager vado a creare una nuova vista, la chiamo questa nuova. Ok, applica, ok, faccio un rendering di prova. Ecco, il punto di vista adesso secondo me è migliorato, siamo più o meno all'altezza occhio umano, forse leggermente più su, però l'orizzonte essendosi abbassato dona all'immagine un'armonia diversa. Vado ora a selezionare il vaso e cerco un materiale di vetro da attribuire. Vediamo se ne troviamo uno. Potrebbe essere questo. Assegna selezione. Chiudiamo l'editor materiali. Faccio quindi una prova e vado a verificare che il vaso sia diventato blu. Perfetto. Facciamo finire il rendering. Ogni tanto risulta utile aprire l'editor materiali con il tasto destro su un qualsiasi materiale e utilizzare questo comando Purge All Unused. Ecco, così si fa un po' di pulizia nell'editor
togliendo quei materiali che non sono stati utilizzati nella scena. Ecco, per quanto riguarda la TV, io posso apro di nuovo l'editor materiali e attribuire alla TV questo materiale qui su rendering e vedo se il risultato è soddisfacente. Ok, la TV risulta essere spenta, ci sono dei riflessi, dei ripiani, dà una bella idea di quello che potrebbe essere il risultato finito. Posso aggiungere un paio di considerazioni, elimino la finestra e andando a richiamare l'elenco delle luci. Seleziono le luci, tasto destro del mouse, posso agire sulla luminosità come avevo detto all'inizio in questo modo. Io aggiungerei adesso un pochino di intensità luminosa passando da 15.000 a 18.000 candele. In questo modo, avendole selezionate tutte le luci, ho attribuito un'intensità diciamo così collettiva. Facciamo un ulteriore rendering. Ecco. Vedo subito mentre si sta formando l'immagine che il modello sembra essere più illuminato rispetto alla versione precedente. Un'altra modifica che si potrebbe introdurre al fine di migliorare la scena potrebbe essere quella di modificare l'illuminazione agendo su un valore all'interno della finestra che si apre con il comando Sun Status. Apriamo quindi la finestra e modifichiamo il valore, questa finestra, modifichiamo il valore di Sky Properties in Sky Background and Illumination e andiamo a vedere con un rendering il risultato. Come si può facilmente notare, oltre ad essere comparso lo sfondo, l'illuminazione ha subito delle modifiche importanti, in quanto il Sole ha apportato un contributo notevole alle relazioni di radianza tra gli oggetti presenti. Le ultime considerazioni da fare prima di terminare questo tutorial riguardano alcune delle varianti a cui si può accedere dalla finestra del comando Render. Osserviamo quindi la finestra che si apre partendo dall'alto. Settiamo provvisoriamente un preset basso per ridurre i tempi di rendering e andiamo a vedere che cosa succede con le tre opzioni che si aprono nel campo in alto. Il window l'abbiamo già visto, apre una finestra della dimensione specificata qua sotto, mentre la seconda e la terza ancora non le abbiamo provate. Proviamo la seconda, viewport. Come vedrete il campo di rendering diventa grande quanto lo schermo stesso. Ecco. L'altra opzione, la regione, funziona in questo modo, chiama il comando rendering e apre una finestra. Come vedete viene renderizzata soltanto quella zona inclusa nella finestra. Cosa può tornare utile nel momento in cui devo renderizzare soltanto alcuni oggetti per vedere come sono venute le ultime modifiche. Questa stringa invece modifica la qualità di elaborazione dell'immagine e i tempi possono cambiare notevolmente tra una scelta e l'altra. Lascio poi a voi fare qualche esperienza da soli in questo campo. Bassa, nel giro di pochissimi istanti il rendering viene effettuato, media ci vuole qualche decina di secondi, 1 minuto, 2 minuti, alta può arrivare addirittura nell'ordine di tempo di qualche ora. Se invece ho l'esigenza di salvare un'immagine sul computer, devo agire in questo modo. Vado in questo campo, in fondo More Output Setting, e si apre una finestra in cui io semplicemente posso scegliere la qualità, la risoluzione e qui introdurre un nome, ad esempio prova, e un percorso, questo potrebbe andare bene per il file di rendering. Qui posso scegliere il tipo di file, un JPEG, salvo, e una volta che cliccato questo comando il rendering verrà prodotto oltre che in questa finestra, si formerà un file nel percorso che ho elaborato prima. Il tutorial può a questo punto avere termine.
Spero che le informazioni veicolate siano in qualche modo di utilità per chi mi ha seguito e che possano stimolare a fare delle prove in autonomia giocando con le luci, i materiali, le texture e tutte quelle componenti che influenzano la progettazione di un'immagine fotorealistica. Un saluto dall'animatore digitale dell'Istituto Costruzioni Ambiente e Territorio Angelo Secchi di Reggio Emilia.